Benvenuto sul canale dell'Acquarello. Oggi iniziamo una nuova serie. La serie è dedicata al principiante che inizia da zero. Oggi vedi la sezione numero 1 e farò più video che poi chiamerò 2, 3, eccetera, dove potrai vedere l'evoluzione di una persona che viene da me personalmente, quindi occhio in occhio, e fa lezione insieme a me. Vedrai l'evolversi, il miglioramento da lezione a lezione. Ti lascio alla lezione numero 1. Buona visione. Iniziamo da oggi la nuova serie di Iniziamo da zero proprio. Quindi abbiamo una carinissima ragazza che ha un entusiasmo incredibile per l'acquarello, come tutti noi, come anch'io e come tu che stai guardando il canale. Questa ragazza da sola a casa, prima di venire qui al mio corso, ha fatto su una carta inappropriata, perché è una carta ruvida, come vedi, e qui il colore non scivola, quindi ha fatto su una carta inappropriata questi esercizi, che va benissimo provare a casa. Vero che ti sei divertita? Sì, anche con questo? Sì. Ci siamo divertiti comunque. Ovviamente ci sono tantissime cose che possiamo migliorare e dunque dopo la prima lezione, che è venuta con questi due, abbiamo fatto settimana scorsa, vero, la lezione, e da questo che ha fatto qui insieme a me abbiamo fatto questo qui, e già vediamo una bella differenza. La noti anche tu? Sì. Sì, e anche lo spettatore la nota. Sì. Perché siamo molto più chiari in quello che è il nostro soggetto. Abbiamo giocato benissimo con le fusioni all'interno del soggetto. Abbiamo utilizzato anche la fine del pennello, qua così per definire i rami, e dopodiché la ragazza, non faccio nomi perché rimaniamo anonimi, si è anche divertita a fare le fusioni, no? È una cosa molto molto sì. bella, che ci piace anche questo. Questa sì. Esatto, perché il pregio dell'acquarello è proprio la fusione. Quindi da un esercizio da così, prima lezione, siamo già arrivati qua. Top. 10-10 si dice, no? Sì. Ok. Dunque faremo questo tipo di video in alcune puntate per vedere dove migliorare e quali progressi stiamo facendo. La signorina ha fatto i compiti a casa, quindi questi compiti a casa li andremo adesso a vedere insieme, nel senso cosa posso migliorare, cosa avresti potuto migliorare, carissima. Secondo te qui cosa mancherebbe? Se manca qualcosa o sei contenta così? Definire un po' di più gli alberi. Ok. Definire nel senso qua tutti i rami, no? Sì, Ok. forse fare un po' più di gocce sopra Sì. e in colori che forse doveva essere più chiaro qui e più scuro. Esatto, la prospettiva Sì. aerea. Quindi colori più chiari, colori più scuri. Giustissimo. Sì. Altra cosa, sempre della prospettiva, elemento più grande, elementi più piccoli se siamo lontani. Ok? Sì. Una cosa molto molto interessante, ed è per quello che mi è venuta poi l'idea di iniziare con questa serie, e ripeto, la serie non è una critica, ok? È un corso di miglioramento per tutti,
perché questi errori, tra virgolette, non sono errori, ma è una strada per il tuo miglioramento. Sì. È miglioramento. Quindi vediamo una cosa, la prospettiva, ok, questa volta ci abbiamo pensato. Sì. Un errore molto molto comune che vedo è che se noi abbiamo in testa questa prospettiva, facciamo finire l'albero, e parlo proprio in plurale perché non sei tu ma è la maggioranza delle persone, fa finire l'albero esattamente sulla linea della prospettiva, mentre il nostro occhio è un furbacchione. Il nostro occhio è un furbacchione e se tu all'occhio gli dai un piccolo input e gli dici sì, la mia linea di prospettiva è questa, giusto, è questa, però una volta un albero sborda da quella prospettiva, ti faccio qua un segno, e magari questo è un pochino più in su e questo è un po' più in giù, che esce da questa rigidità della linea, ok? Quindi mantieni comunque la tua prospettiva, ma spacchiamo quello che l'occhio legge come una linea diritta. Ok? Va bene. Penso che sì, tu l'hai capito subito. Sì. Anche qua, se ho questa linea così diritta, ho il permesso di spaccarla visivamente, perché poi l'occhio comunque fa questo cammino. L'occhio te lo fa comunque, perché il nostro occhio è un po' bastardo e conclude lui le cose. E anche qua, esageriamo pure, usciamo da quella linea, usciamo. Guarda come è già cambiato. Ok? Questo era il primo errore che ho visto. Poi quello che già hai detto tu, giusto? Colori più saturi, colori più spenti. E qua effettivamente manca tutta la parte sopra. Qua puoi concludere e concluderemo con l'applicazione di più elementi. Qui possiamo dimagrire un po' gli alberi. Troppo grosso. Sì, questi sono troppo grossi perché essendo così lontani devono essere più piccoli. Devono essere più piccoli. Non ci ho pensato. Non ci pensiamo e adesso guardiamo come dimagrire. Allora, carissimi, per fare le correzioni su un acquarello anche un po' soft, abbiamo la spugnetta magica, che è quella semplice che usiamo in casa per fare le pulizie di macchie un po' brutali, no? In casa, mentre nell'acquarello prendiamo un pezzettino della spugna che ho tagliato a pezzi, la bagniamo un pochino e la strizziamo, quindi ho la stessa spugna ma è strizzata, e tolgo via, ma molto soft. Poi io adesso faccio una parte, poi a te faccio fare l'altra. Molto molto soft, faccio tip tip, vedi? Perché è soft? Perché se non lo fai soft rovini la carta, vedi che qua già viene via un po' di carta, quindi non puoi fare così, non devi strofinare, ma è solo un lievissimo asportare di pigmento, ok? A questo serve una spugnetta magica, guarda, ecco. abbiamo dimezzato l'albero senza l'accia, come si chiama? Quella cosa che spacca il legno, l'ascia. Quindi abbiamo diminuito l'albero a metà, che adesso va così, senza l'ascia. Mi sembra che c'è un altro albero adesso dietro. Qua possiamo fare un altro, certo, qua, ma però è magro, vedi? Così. Ecco. E così abbiamo aumentato la prospettiva. Quindi 1, 2. Dopo mi fai la correzione qua. E qua sopra invece dobbiamo lavorare sulla chioma. Punto numero 1.
Poi la nostra carinissima ragazza lavora tantissimo, quindi ne ha fatto un altro, che è questo. Adesso mi spieghi qua, questo, lo vedi che hai fatto la stessa cosa? Stessa, uguale. Uguale. E ripeto, non sei l'unica. Questo è molto più bello però, perché è più bello? Perché sei uscita con i colori anche nello sfondo, dall'albero nello Non sfondo. è rimasto bianco. Ok, lasciare il bianco è un'altra storia, però qui hai mantenuto meglio la prospettiva, quindi grande, più magro, più piccolo, hai costruito uno sfondo fantastico, adesso che è asciutto dobbiamo riprendere un pochino il contorno dell'albero che abbiamo perso, dopo ti faccio vedere come. E anche qui esci un attimino dal tuo devo stare nella linea prospettica, ok? Usciamo. Vedi che anche qui intuitivamente l'hai fatto uguale? Sì. Però questo è facilissimamente da correggere. Qui ti dico brava. Un altro. Questo sembra un po' più aggressivo. Sì, qui vedo aggressività, qui vedo che non hai messo cura, eri nervosa. Un po', sì. Sì, un po'. Dimmi, sì? Sì. Sì, perché se mi fai così con la testa non si sente. Qui nel nostro lavoro acquarellistico entrano tutte le nostre emozioni. Questo è poco ma sicuro. Quindi se hai un giorno che sei incazzata nera o incazzato nero, puoi farlo, è uno sfogo. È uno sfogo. Quello è vero. Ci avevo bisogno di farlo, quello sì. Vedi? Sì. Non è che dobbiamo sempre fare l'acquarello bello e perfetto. No, questo ci avevo bisogno. Esatto, qui hai avuto una rabbia e si vede perché qui in questo i rami sono fatti in un certo modo, con una bella precisione e una calma interna. Qua questo è rabbioso. Sì. E non hai neanche pensato, hai solo sfogato e va bene così. Ti do un 10 lode anche per questo, perché la rabbia può entrare nell'acquarello. Però un pochino sono uscita quella storia di non stare nella... Esatto, ma l'hai fatto inconsciamente, l'hai fatto l'acqua. In pratica l'ha fatto lei. Dalla rabbia l'ha fatto da sola. Poi se lo facciamo consciamente è ancora meglio. Ok, abbiamo fatto le prime correzioni, giusto? Sì. Benissimo. Cos'è che mi hai detto prima che ti dava fastidio? Quella goccia lì? Sì, che mi è rimasta. È rimasta una goccia, ragazzi. Cos'è che abbiamo? La carta. Ok, toglila. La tolgo. Quindi quando ti rimane una goccia carissima, subito la tamponiamo. Stop. Puoi andare anche così, un po' aggressive. Tac. Eccoci. Oh. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripreso la zona dei tronchi e abbiamo fatto anche un po' di nodi all'interno del tronco, quindi queste linee belle affusolate dentro il tronco. Regola d'oro, gli alberi vicino li possiamo fare, gli alberi lontani, tipo qua ci sta, qua no, qua ci sta, qua ci sta. Nel senso, più vicino al tuo soggetto, più supporta dei dettagli. Più è lontano, meno dettagli supporta. Quindi qua cosa facciamo, che le hai già messe? La spugnetta? La spugnetta, quella di prima. Magica, ce l'hai? Sì. Eccola qua, ce l'ho anch'io. Quindi spugnetta magica. Si bagna. Si bagna un pochino. Adesso lo faccio togliere a te in diretta, prego. Quindi e si tampona. Tampona leggermente. Vediamo. Ecco. Senza strofinare.
Perfetto. È andato? Sì, giusto. Ok? Quindi lontano, meno dettagli, vicino, più dettagli. Adesso cosa manca qua, ragazzi? Manca una cosa fondamentale, che sono i collegamenti tra questo albero e questo e questo e questo e questo. Cosa si può fare secondo te? Con Ce l'hai un'idea? i rami, fare Sì? dei rami. E come li facciamo? Eh, In positivo o in negativo? in negativo? No. Ti piacerebbe farli? In negativo? Sì. Esatto, è un'ottima scelta, bravissima, sì. Guarda. Perché ti dico in negativo? Sì. Perché è già tutto in positivo, Infatti, ok? sì. Quindi con una matita, adesso qui nel mio caso questa qui è la sanguigna, posso farti un segno qua? Posso? Sì. Posso? Devo Tutto puoi. tutto? Sì. Devo chiedere permesso No, comunque? no, tu vai. Grazie. Aspetta che guardo qui, sì. Ok, con una matita che ha il colore, lo stesso colore che abbiamo già usato, ti puoi fare dei segni che dopo andiamo a seguire con l'acquarello. Quindi facciamo un ramo che va sopra questo albero, però, ok? Perché questo è davanti a questo, giusto? Sì. Ok, quindi qui abbiamo fatto un ramo, qui magari ne facciamo uno più piccolo e uno che scende così, vedi? Ecco. E poi su Sì. questo lato idem, ne faremo un altro magari un po' più grande di questo per non avere proprio paralleli. Quindi per chi non ha tanta dimestichezza si può fare un piccolo schizzo con una matita acquarellabile. E anche qua facciamo un piccolo ramo che va in questa direzione. Qua no, e qua eventualmente un altro. Perché lo facciamo con la matita? Perché dopo con l'acquarello sei un pochino più avvantaggiato. Quando C'è già andiamo con lo la... schema. Hai già lo schema, poi dopo quando lo avrai fatto 1000 volte, quando l'abbiamo fatto 1000 volte non ci sarà più bisogno, ok? Sì. Adesso qui ti do un aiutino e adesso vediamo, prima di farlo qui sull'acquarello, ti faccio vedere, l'abbiamo fatto con la matita, ok? Sì. Prima di farlo sull'acquarello qui, ti faccio vedere la tecnica qua. Ah, che bello. Sì, mettiamo che faccio solo un ramo, ok? Sì. Che è questo. Adesso guardo la videocamera, mettiamo così, così li vediamo tutti e due, ok? Quindi fai finta che questo ramo sia questo Ok. e che qui c'è il tronco. Quindi se noi abbiamo questo tipo di situazione, prendiamo un pennello che è piatto da questo lato. Io come al solito non ho questo colore, però ho qui solo i miei viola e i miei blu. Tu però prendi il tuo colore dopo, Sì. quindi questo colore È arancione. arancione un po' diluito. Sì. Prendo il mio pennello, vado all'esterno del soggetto, adesso tu non fare caso che è blu, vado qua, faccio un pezzettino del mio soggetto, prendo il colore e lo sfumo come abbiamo già fatto, ti ricordi? Sì. Esatto, poi dopo faccio il prossimo pezzettino del mio soggetto, lavo di nuovo il pennello e vado a sfumare subito e quindi mi sono creata questo tipo di situazione. Quindi qua c'è la forma, qua c'è il niente, forma e sfumatura.
Adesso devo andare qui su questo lato, devo per forza, almeno io, girare il foglio, vado sempre su questo lato, faccio prima un pezzettino, lavo il pennello e qua sfumo di nuovo. Poi riprendo il colore, faccio il prossimo pezzettino. Possiamo anche farlo con un pennello tondo, tipo questo. Va bene. Va bene questo, anche Sì. questo. Adesso facciamo il resto con questo rotondo, va benissimo. Importante che mi sfumi bene. Ok. Poi dico, qui ho il ramo che si dilata, non dilata, si dimezza. Vado in mezzo e sfumo qua all'esterno. E così ho creato questo ramo. Nel tuo caso rimarrà arancione, nel mio caso è bianco perché sotto non c'era il colore, e possiamo completare tutti questi elementi con questa tecnica. E qui vado Uguale. con la sfumatura qua e anche lì. Bravissima, la sfumatura è sempre esterna, quindi da Anche così se va sopra il giallo lì. hai fatto un'ottima domanda. Sì, va sopra il giallo, ma visto che sarà solo acqua, questo giallo non si coprirà, giusto? bene. Se prendi troppo colore, allora copri il giallo. Qua devo stare attenta, ok. Devi stare molto attenta perché se la Speriamo sfumatura devi fare così e poi quello che sfumi è solo acqua. Vuol dire che lo sfondo, quindi il giallo, rimane perfettamente visibile. Io devo sfumare dalla matitina querelabile in Sì, pratica, da non qua. devo prendere colore. No, devi prendere il colore come ho fatto qua. Sì, Solo che questa matita acquarellabile dopo si scioglie con l'acqua, non sì. si vede più. ok. Devi prendere proprio colore, ma il colore deve stare qua vicino. Sì, Deve sì, stare come vicino. fatto qua. Esatto. La sfumatura, Quindi questa qua, te lo non faccio. è facile. È una sfida, però è bella. Te lo faccio rivedere. Quindi Sì, lì hai la allora. matitina. Appoggi qui. Con la puntina del Sì. pennello, poi Lavi subito il colore, mi lavi asciuga subito. e poi... Qua sfumi. Ok. E vedi che qua dove è bianco è bianco? Sì, infatti. Sì, Ok. infatti rimane bianco, quindi nel tuo caso rimane giallo. Va bene, Se dai. però prendi 2 kg di colore, No, copri il giallo. Esatto, poco. Poco. Ok. Ci siamo capiti? Dai, Dai, abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi abbiamo fatto i negativi colorati. Perché è negativo colorato? Me lo vuoi rispiegare? perché è colorato dentro. Esatto, perché prima abbiamo fatto lo sfondo, Sì, si è asciugato e adesso abbiamo fatto il negativo colorato. E hai fatto un ottimo lavoro perché abbiamo già combinato il positivo con il negativo. Adesso cosa mancherebbe però? Perché sarebbe difficile fare un negativo colorato su uno scuro, giusto? sì. Quindi adesso da tua intuizione cosa mi dici? Cos'è che manca qua per far andare avanti il ramo? Delle chiome, no? La chioma sono le foglie, ma per andare continuare questo cosa mi suggerisci? Perché lì è un po' più chiaro e nel tronco. Esatto, Porca. E con la spugnetta tira via un po' di colore dentro. ok, può essere un'idea, però se lo facciamo sporchiamo il foglio Sì, e lo roviniamo, poi qua non c'è bisogno. Nel dipingere con l'acqua è sempre bello se un negativo colorato viene seguito da un positivo. Quindi questo qui potremmo farlo in positivo. Adesso te ne posso fare uno io? sì, Sì? direi di sì. Sì?
Yes, quindi colore bello denso. Adesso siamo colore bello denso, non è più acquoso. Ho un negativo che mi è riuscito molto bene, però voglio suggerire che quest'albero è davanti a questo. Ecco. Ecco, e con un negativo colorato qua non posso farlo, quindi mi attacco al negativo colorato che era questo, magari inizio già un po' prima qui, colore bello denso e vado sopra questo. E adesso il mio occhio capisce che qui c'era il negativo e qua magicamente va a continuare il nostro rametto. Vedi? Sì. E adesso l'occhio fa questo giro, trick, 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 trick. E tutte le volte che abbiamo un negativo che deve finire in qualche modo sopra un altro elemento, tipo anche qua, lo facciamo finire in positivo. Vedi? Ok. Ok? Se ti Sì. sembra una soluzione fattibile? Sì, questa sì. Anche a me. Perché il negativo lassù sarebbe un po' difficile, quindi idem anche qua. Non è che il ramo finisce lì perché c'è l'albero. No, vado avanti. Esatto, deve andare avanti. Quindi qui l'arancione sarebbe un colore troppo soft, quindi ti prendo sempre il blu, controllo un po' qua, sì. Prendiamo sempre il blu e mi permetti che da qua entro, vado sopra l'albero e incrocio anche addirittura l'albero. Cosa mi fa questa cosa, carissima? Mi crea una profondità pazzesca. Wow. Anche qua finisce qui il negativo colorato, perfetto, vado avanti con un po' di positivo. Anche qua finisce il negativo colorato, vado avanti, io mi devo girare il foglio, scusa. Vado avanti con un po' di positivo e nel dipingere con l'acqua, lo ripeto e lo ripeto sempre, il susseguirsi di negativo e positivo è fantastico. Adesso facciamo un po' qua dentro. Tanto me l'hai già permesso, giusto? Sì, tutto quello che vuoi. Ah, ok. Sì. Però lo devo chiedere. Rinforziamo un po' questo elemento. E poi è quasi finito, sai? E ci abbiamo messo un po', è vero? Sì, però Però abbiamo imparato, anche se è un albero e più alberi, impariamo da tutto. da tutto, dalla natura. Da tutto. Tutto. E facciamo addirittura anche un'altra cosa, gli mettiamo a questo albero tipo un riflesso. Adesso lo faccio io per te, così lo spiego a tutti e tu poi lo puoi anche rivedere con calma. Prendo lo stesso albero, do qua sotto una linea molto, molto soft e sfumo subito e faccio questa stessa cosa qua. Ma molto soft, deve essere solo un suggerimento. Vedi, adesso l'occhio ha collegato l'albero con il terreno. Inoltre abbiamo detto, vogliamo decidere luce-ombra. Ancora non è ben decisa, anzi no, è decisa, vedo l'ombra, quindi scuro, chiaro, quindi l'ombra va di là. Ok, prendi un po' di pigmento, colore diluito e me lo sfumi in questa direzione, in questa e in questa. Ok. E poi è finito. Forse qui lo vogliamo un pochino velare, che è un po' bianco, che dici? Sì. Sempre come col pennello. Così, guarda, adesso vediamo se si vede qua in videocamera, no? Allora lo mettiamo così, si vede un colore molto soft, tipo questo. Adesso ti do il pennello e lo veli tu, qua sopra. Faccio una striscia così. Dentro il tronco.
così ammorbidiamo questo bianco. Esatto. Quindi è sempre chiaro, ma non è quel bianco sparato. Poi viene un po' di sfumatura del blu. Del tronco qua. Ok, guarda che bel lavoro. Quindi aggiungi le foglie. Sì. Poi un piccolo trucco che posso dire per tutti, lo diciamo per tutti, sì, lo diciamo per quando non siamo riusciti a lasciare il bianco. Tu sai che hai questo, no? Bianco titanio 101, ok? Qua. Se non sei riuscita a lasciare il bianco, che può succedere, perché non è che siamo perfetti, entri nel tubetto direttamente senza diluire il pigmento, è così, solo con pennello umido, e diamo qua e là un po' di luce. Puoi anche sfumare così con la mano. Io te lo faccio vedere qui, poi tu lo puoi fare qua, qua, qua e qua. Quindi solo un po' di pigmento puro e vai così con la mano. Quindi suggeriamo ancora di più che qui c'è l'ombra, qui c'è la luce. Sì. Ok? Questo è un trucco quando non siamo riusciti a lasciare tutto il bianco. Quindi ti faccio i complimenti, lavoro molto bello. Wow! Grazie. Dobbiamo fare quei 2 o 3 accorgimenti, quindi il bianco e abbiamo detto le ombre, che se c'è l'ombra qui va di là, va di là, di là, di là e di là. Buon lavoro e buon divertimento a tutti!